Dolcetto, un nome dal suono bellissimo, soave, ma anche ingannevole, può far pensare a un vino da dessert, un vino dolce appunto. Ma qui la dolcezza si riferisce alla dolcezza degli acini d'uva di questa varietà, alla dolcezza delle colline, della sommità delle colline della zona sud del Piemonte, che sono il luogo di origine di questo vitigno e il luogo di elezione, quello in cui questo vitigno ha trovato non solo le condizioni climatiche ideali per il suo sviluppo, per i suoi migliori risultati qualitativi, ma anche trovato nella gente, nei contadini, nel popolo di questo territorio un reale legame di affetto, quasi un legame atavico tra queste genti e il vino dolcetto, il vitigno e il vino dolcetto. Il legame con queste zone a sud del Piemonte è così storico da aver portato anche alla creazione di diverse denominazioni specifiche di diverse zone di questo territorio. Il dolcetto d'Alba, nel territorio intorno appunto alla città di Alba, a sud della città di Alba, il dolcetto di Diano d'Alba, che si riferisce ad un unico comune, Diano d'Alba, proprio a sud della città principale, e poi il territorio storico, il territorio davvero di elezione di questo vitigno che è Dogliani, la zona tra Dogliani e le Langhe Monregalesi, da pochi anni incluse in un'unica DOCG, Dogliani appunto. I rilievi collinari delle Langhe e del Monferrato nella zona sud del Piemonte sono il luogo ideale per la produzione e la coltivazione di questo vitigno. Per il clima, particolarmente caldo e asciutto, e per il tipo di terreni ricchi di calcare e di argilla. Queste sono le condizioni ideali per un vitigno che ha tra le sue particolarità un ciclo vitale annuo piuttosto rapido e l'ultima di tutte le varietà del Piemonte a germogliare e a fiorire in primavera è la prima varietà a bacca rossa ad essere raccolta. Quindi la sua maturazione si svolge nel giro di poche settimane nel cuore dell'estate e quindi deve sfruttare al meglio il clima caldo e asciutto di questo periodo dell'anno che contraddistingue proprio questo territorio a sud del Piemonte. Altre particolarità nel vigneto del vitigno dolcetto: è un vitigno che appunto ha un ciclo breve nell'arco dell'anno, che quindi permette di essere raccolto presto e quindi di essere vinificato alcune settimane prima del Barbera e del Nebbiolo, che verranno vinificati nella parte più avanzata della stagione, quindi permette già subito di avere una produzione. Questa è una delle chiavi sicuramente del suo successo nella storia. Ma un vitigno tutt'altro che facile da coltivare, soprattutto nelle fasi di raccolta gli acini tendono a cadere molto facilmente, quindi deve essere trattato con estrema delicatezza. Anche in cantina il dolcetto ha delle caratteristiche molto particolari. La sua vinificazione è piuttosto breve, la sua ricchezza di colore permette un'estrazione piuttosto rapida, la fermentazione avviene in tempi piuttosto ristretti e nel giro di pochi giorni, poco più di una settimana, il dolcetto è trasformato in vino e viene svinato. Ma questo breve periodo non ci deve far supporre un vino facile da vinificare. Il dolcetto deve essere trattato con molta cura, è un vino che deve essere ben conosciuto per essere trattato nel modo ideale, può facilmente andare incontro a riduzioni, a problemi, quindi la sua vinificazione deve essere breve ma seguita in maniera veramente molto molto scrupolosa da persone esperte con grande esperienza. Esperienza che viene appunto da generazioni di coltivazioni e una tradizione che si tramanda in famiglia, quella della vinificazione, della produzione e della vinificazione del dolcetto. Questo forse è uno dei motivi per cui questo legame con questo vitigno è particolarmente sentito nel cuore delle nostre popolazioni. Le caratteristiche nel bicchiere di questo dolcetto. Intanto il colore, un bellissimo colore molto vivo, rosso rubino, dai riflessi violacei, quindi già il colore ci dà l'idea di qualcosa di fresco, di giovane, di vivo, vitale. Al naso esprime dei profumi veramente molto molto intensi, profumi fruttati che ci ricordano la ciliegia, la fragola, ma anche sentori floreali di viola, un'intensità, un'immediatezza dei profumi veramente unica e piacevole, che predispone subito i nostri sensi ad accogliere la vitalità di questo vino. In bocca una moderata acidità, una moderata tannicità ne fanno un vino asciutto
e, a dispetto del suo nome, con un retrogusto di mandorla amara, quindi leggermente amarognolo, che ne favorisce la bevibilità. Questa caratteristica, la bevibilità, è la caratteristica essenziale di questo vino. Nel dolcetto non andiamo a cercare grandi complessità, profondità di profumi o di aromi, di gusti, ma andiamo a cercare l'immediatezza, la freschezza, la piacevolezza di beva. È un vino che, essendo asciutto, essendo acido, quindi una buona freschezza, ci pulisce la bocca, ci rinfresca, ci lascia la bocca leggera, fresca e pulita e pronta ad accogliere del cibo. Quindi assolutamente un vino fantastico per gli abbinamenti gastronomici, un vino che va ad abbinarsi bene a qualunque cibo e va ad esaltare i cibi grazie alla sua freschezza, appunto, e alla sua capacità di non invadere il nostro palato, ma di lasciarlo pulito e leggero. E sicuramente il dolcetto è il vino della quotidianità. Anche i grandi produttori di Barolo, nella loro quotidianità, se andate a chiedere, bevono normalmente il dolcetto a pranzo, perché è un vino poco impegnativo, sia per le nostre tasche, è un vino che prezzo molto, molto accessibile e molto accessibile anche come gusto, un gusto facile, piacevole, immediato e che riscuote subito successo. Oggi il dolcetto prodotto nelle stesse zone, nelle zone limitrofe a quelle di produzione del famoso Barolo e del Barbaresco, è un vino che è forse meno conosciuto nel mondo, ma ricordiamoci che fino a 20 o 30 anni fa era il dolcetto a garantire un reddito alle famiglie di contadini e di produttori di vino delle Langhe. E questo reddito permetteva di investire gli avanzi nella produzione, nel miglioramento delle qualitativo, nella produzione e la commercializzazione del Barolo. E fino ai primi anni 90 sicuramente il dolcetto è stato il traino dell'economia locale. E ancora oggi, anche se le produzioni sono più limitate, i volumi di vendita sono sicuramente più limitati, soprattutto per l'export, per i mercati esteri, ma il dolcetto continua a essere il legame con la nostra storia, il legame con la nostra famiglia, ciò che ci ricollega al passato, che ci tiene i piedi piantati ben per terra come le radici del dolcetto.